Se vuoi diventare ricco, allora devi assolutamente conoscere le basi della finanza personale. La prima cosa da tenere a mente è conoscere la differenza tra l'interesse semplice e l'interesse composto. Quest'ultimo è stato definito dal grande Albert l'ottava meraviglia del mondo. E questo concetto Warren Buffett lo conosceva di certo, anche perché la sua più grande ricchezza l'ha accumulata negli ultimi anni della sua vita. In questo episodio cercherò di rendere semplice un concetto matematico che in pochi applicano sui loro risparmi. Ma prima di iniziare, benvenuto a Economicamente. Io sono Rino e oggi vi parlerò di un concetto molto importante della finanza personale, che può aiutarvi a far crescere il vostro patrimonio nel tempo. Si tratta dell'interesse composto. Ma cos'è l'interesse composto? E perché è così potente? E soprattutto, come si fa a diventare ricchi con l'interesse composto? In questo episodio vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere sull'interesse composto con esempi pratici e interessanti, applicati alla vita reale. Quindi, se volete imparare a far fruttare i vostri soldi, rimanete ad ascoltare fino alla fine. Partiamo subito col dire che l'interesse composto è il concetto di guadagnare interesse non solo sull'importo iniziale che andrete ad investire, ma anche sugli interessi maturati che si accumulano nel tempo. Questo porta a una crescita non lineare come l'interesse semplice, ma esponenziale dei vostri investimenti. Per capire meglio come funziona l'interesse composto, dobbiamo fare un confronto con l'interesse semplice. L'interesse semplice è quello che si guadagna solo ed esclusivamente sul capitale iniziale e che ricevete generalmente sotto forma di cedole, come coloro che possiedono i titoli di Stato italiani. Mentre l'interesse composto include anche gli interessi accumulati nei periodi precedenti, ma non vengono dati di anno in anno agli investitori. Questi restano nel paniere in cui avete investito. L'interesse composto porta a una crescita molto più significativa nel tempo ed è proprio il fattore tempo ad avere un ruolo cruciale nella finanza personale. Per esempio, immaginate di investire 1.000 euro ad un tasso di interesse annuo del 10%. Con l'interesse semplice, dopo un anno avreste 1.100 euro, dopo 2 anni 1.200 euro, dopo 3 anni 1.300 euro e così via. Con l'interesse composto, invece, dopo un anno avreste 1.100 euro, ma dopo 2 anni avreste 1.210 euro, dopo 3 anni 1.331 euro e così via. Come vedete, la differenza tra i due tipi di interesse aumenta col passare del tempo. Infatti è proprio il fattore tempo a giocare un ruolo molto importante. Dopo 10 anni con l'interesse semplice avreste 2.000 euro, cioè raddoppiato il vostro capitale, mentre con l'interesse composto avreste 2.593 euro, molto di più del raddoppio del vostro capitale. Una gran bella differenza, ed è questo il potere dell'interesse composto. Questo tipo di interesse causa una crescita a livello esponenziale. Significa che i vostri rendimenti accelerano man mano che il vostro investimento si accumula nel tempo. Questa crescita esponenziale può portare a una ricchezza sostanziale nel lungo periodo. Questo spiega anche il perché la gente che inizia ad investire molla subito, in quanto i guadagni tardano ad arrivare, soprattutto quando si parte da piccoli importi. Per questo dobbiamo abbinare il risparmio ad una forma di investimento per poter accelerare il processo dell'interesse composto. Ma come si fa a diventare ricchi con l'interesse composto? Per beneficiare dell'interesse composto dovete iniziare ad investire il prima possibile ed essere costanti nei vostri contributi. Se non si dispone di un capitale iniziale considerevole, si potrebbe optare per un PAC, cioè un piano di accumulo costante nel tempo, senza preoccuparvi delle cifre che andrete ad investire. Ricordate che la durata del tempo in cui i vostri soldi saranno investiti è più importante dell'importo stesso che andrete ad investire. Più presto iniziate, più ricchezza potete accumulare. Vi faccio un altro esempio. Immaginate di investire 100 euro al mese ad un tasso di interesse annuo del 10%. Se investite a 20 anni e continuate fino all'età di 60 anni,
avrete accumulato oltre 600.000 euro. Se invece iniziate a 30 anni e continuate sempre fino a 60 anni, avrete accumulato circa 200.000 euro, molto di meno rispetto al primo esempio. E se invece iniziate ad investire ancora più tardi, come a 40 anni, e continuate fino a 60 anni, avrete accumulato solamente, si fa per dire solamente, 76.000 euro circa. Come vedete, la differenza è enorme, quindi non perdete tempo e iniziate subito ad investire. C'è però anche un rovescio della medaglia dell'interesse composto. Mentre l'interesse composto è vantaggioso quando risparmiate e investite, funziona contro di voi quando prendete in prestito dei soldi. Prendere in prestito con dei tassi di interesse elevati, e di questi tempi è facile che si arrivi ad oltre il 12%, può portare ad un debito molto significativo, quindi è importante gestire i vostri debiti saggiamente. Capire l'interesse composto e come funziona è un passo fondamentale per raggiungere il successo finanziario. Iniziando presto ed essendo costanti nei vostri investimenti, potete sfruttare il potere dell'interesse composto per costruire la vostra ricchezza negli anni a venire e, perché no, magari anche la libertà finanziaria. Si tenga presente che non dobbiamo pensare che investire in un piano ad interesse semplice sia solamente svantaggioso. Al contrario, per coloro che hanno già una cifra abbastanza considerevole, traggono dagli interessi, in questo caso ricevuti a fine anno, per poter far fronte alle spese necessarie, mentre invece non avrebbero ricevuto nulla se avessero investito in un piano ad interesse composto, in quanto gli interessi in questo caso sarebbero restati nell'investimento a generare ulteriori interessi. Sono due concetti da tenere a mente. Ricapitolando, c'è una bella differenza tra l'interesse semplice e l'interesse composto. Mentre il primo vi dà degli interessi che dopo magari andrete a spendere per le vostre spese, al contrario, investire con l'interesse composto significa lasciare gli interessi nell'investimento affinché esso generi a sua volta altri interessi, facendo lievitare come conseguenza in modo esponenziale il vostro patrimonio finanziario. Quindi, il primo vi servirà per vivere di rendita, mentre il secondo vi servirà per diventare molto più velocemente ricco. Spero che questo episodio vi sia stato utile e vi sia anche piaciuto. Se volete ascoltare altri episodi su temi di finanza personale, vi invito a seguirmi. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!